Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 19 della nostra serie Quiz Patente B. Oggi vi aspettano 30 domande in stile esame, con spiegazioni chiare per capire subito il motivo della risposta giusta. Seguite il video fino alla fine e tenete il conto degli errori, così saprete davvero a che punto siete con la preparazione. Se questo contenuto vi aiuta, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate e condividetelo con chi sta studiando per l'esame di teoria. Siete pronti? Iniziamo con la prima domanda. I pannelli integrativi in figura indicano come lasciare il veicolo in sosta. Falso. I pannelli integrativi mostrati rappresentano lo schema dell'intersezione e indicano l'andamento della strada principale, cioè quella con diritto di precedenza, distinguendola dalle strade secondarie. La linea più spessa identifica il percorso della strada principale attraverso l'incrocio. Questi pannelli si trovano in prossimità di intersezioni e si usano in abbinamento alla segnaletica di precedenza per chiarire quale ramo mantiene la priorità. Non riguardano le modalità di sosta del veicolo. Il semaforo in figura si trova all'uscita di una pista ciclabile per regolare l'attraversamento della strada. Vero. Il segnale luminoso raffigurato è una lanterna semaforica riservata ai velocipedi, usata per disciplinare il movimento delle biciclette nei punti in cui la pista ciclabile si immette in un attraversamento o in un'intersezione con la carreggiata. In particolare, la luce rossa impone l'arresto prima della linea di arresto o del punto di attraversamento. La luce gialla preannuncia l'arresto e richiede di fermarsi, salvo che l'arresto non possa avvenire in condizioni di sicurezza. La luce verde consente il passaggio, imponendo comunque di controllare l'eventuale interferenza con altri utenti ammessi e di mantenere prudenza nell'attraversamento. Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione. Falso. Il segnale indica dare precedenza nei sensi unici alternati e si utilizza quando, per una strettoia, ad esempio su ponti tratti con lavori o carreggiata ridotta, il transito non può avvenire contemporaneamente nei due sensi. In tali condizioni, chi incontra questo segnale deve dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto, attendendo se necessario prima di impegnare il tratto ristretto. Di conseguenza il segnale riguarda una circolazione a doppio senso con passaggio alternato, non una strada a senso unico. I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza. Vero. Il mancato rispetto della distanza di sicurezza aumenta la probabilità di tamponamento perché riduce il margine necessario per reagire e arrestare il veicolo quando quello che precede rallenta o frena improvvisamente. Una distanza adeguata deve tenere conto del tempo di reazione e dello spazio di frenatura, che possono aumentare con velocità più elevata, minore aderenza o visibilità ridotta. Se la distanza è insufficiente, il rischio di collisione diventa più frequente, soprattutto in marcia in colonna. Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h. Vero. Per le autovetture sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità è 90 km/h. Questo valore rappresenta il limite generale in condizioni ordinarie. Può essere diverso se la segnaletica verticale stabilisce un limite specifico e, in presenza di condizioni sfavorevoli, ad esempio pioggia o scarsa aderenza, la velocità deve essere ulteriormente adeguata per mantenere la sicurezza. Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada. Vero. Un orientamento non corretto dei proiettori anabbaglianti può dirigere il fascio luminoso troppo in alto o in modo irregolare, provocando abbagliamento agli altri utenti della strada e, allo stesso tempo, riducendo la visibilità utile per il conducente. L'abbagliamento può dipendere anche da condizioni tecniche non corrette, come lampade montate in modo errato o non conformi, e più in generale, da un assetto del veicolo che altera l'orientamento dei proiettori. Il delineatore raffigurato è un segnale complementare.
vero, Il dispositivo raffigurato è un delineatore di margine impiegato come segnale complementare per rendere più riconoscibile il bordo della carreggiata in condizioni in cui l'orientamento può risultare meno chiaro, in particolare ai lati delle gallerie a senso unico. È retroriflettente, quindi migliora la visibilità quando viene illuminato dai fari, e non è dotato di luce propria. Può inoltre essere utilizzato per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata guidando il conducente lungo il margine corretto. In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di divieto che vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili. Il divieto riguarda anche i complessi di veicoli, quindi opera anche quando il trasporto avviene con rimorchio o quando un veicolo traina un altro veicolo adibito a tale trasporto. Di conseguenza, il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili non è ammesso in presenza di questo segnale. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E deve attendere il transito dei veicoli N e R. falso, Nell'incrocio della figura, l'ordine di transito corretto è L, poi E, poi N, infine R. Il veicolo E deve dare precedenza a L, che ha la destra libera nella manovra di svolta, ma passa prima di N. Il veicolo R, che svolta a sinistra, transita per ultimo, perché deve dare precedenza ai veicoli che procedono secondo l'ordine già determinato. Inoltre, R è un filobus e non un tram, quindi non gode di priorità legata alla circolazione su rotaie. Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per San Giovanni. vero, Il pannello è un segnale di preavviso di intersezione su strada extraurbana, sfondo blu, e indica, prima dell'incrocio, le direzioni da seguire. Per raggiungere San Giovanni, indicato come S Giovanni, occorre imboccare il ramo a destra. Inoltre, la destinazione turistica è riportata su sfondo marrone, Nuraghe Speranza, mentre la destinazione principale è indicata in alto, Porto Torres. Il segnale raffigurato consente la svolta a sinistra al prossimo incrocio. falso, Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra, cioè l'immissione di veicoli provenienti da una corsia laterale di accelerazione che si inserisce nella carreggiata principale. La funzione del segnale è richiamare l'attenzione sul possibile ingresso di altri veicoli e richiedere una condotta prudente, velocità adeguata e disponibilità a facilitare l'immissione in sicurezza. Sulla strada di immissione laterale è normalmente presente l'obbligo di dare precedenza. Il segnale non riguarda la possibilità di svoltare a sinistra al prossimo incrocio. Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto. falso, La stipula di una polizza contro il rischio di furto è facoltativa e non richiede come condizione generale che il veicolo sia dotato di un sistema antifurto. L'eventuale presenza di antifurto può incidere sulle condizioni contrattuali, ad esempio premi più bassi o garanzie specifiche, ma non costituisce un requisito necessario per poter sottoscrivere la copertura. Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio dare la precedenza a sinistra. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo che indica le direzioni consentite. Il conducente può proseguire diritto oppure svoltare a destra. La svolta a sinistra non è consentita. Questo segnale non disciplina la precedenza. L'ordine di passaggio nell'incrocio dipende dalla segnaletica di precedenza presente, ad esempio dare precedenza o stop, oppure, in mancanza, dalla regola generale della precedenza a destra. Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce. vero,
Il segnale è un segnale di obbligo di rotatoria. Indica che ci si sta immettendo in un'area in cui la circolazione è organizzata in senso rotatorio e impone di percorrere la rotatoria seguendo il verso mostrato dalle frecce, senza impegnarla in senso contrario. Sulle strade extraurbane può essere preceduto dal segnale di pericolo che preannuncia la circolazione rotatoria. Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione. Vero. Fuori dai centri abitati, fermata e sosta non sono ammesse né sull'area di intersezione né nelle sue immediate vicinanze, perché un veicolo fermo o in sosta può ridurre la visibilità reciproca, ostacolare le manovre di svolta e aumentare il rischio di collisione. Nei centri abitati, invece, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione. Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture. Falso. In autostrada non circolano esclusivamente le autovetture, sono ammessi anche altri autoveicoli, ad esempio autobus e autocarri, idonei alla marcia a velocità sostenuta. Sono invece esclusi i veicoli non adatti, per esempio macchine agricole, e per quanto riguarda i motocicli, non sono ammessi tutti i tipi. Possono circolare i motocicli con cilindrata almeno pari a 150 cm3, mentre ciclomotori e motocicli di cilindrata inferiore non sono ammessi. Di norma, è consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada, che porta ad un incrocio regolato da agenti del traffico. Vero. La circolazione per file parallele è ammessa, in via generale, sul tronco di strada di avvicinamento a un incrocio, quando l'intersezione è controllata da segnali manuali degli agenti del traffico. In tale situazione, i veicoli possono disporsi su più file, mantenendo la propria corsia e procedendo in modo ordinato, senza trasformare la manovra in un sorpasso. In presenza del segnale raffigurato, si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram. Vero. Il segnale preannuncia un attraversamento tranviario. In questo punto la circolazione può interferire con quella del tram e possono essere presenti fermate, con pedoni che attendono o che attraversano per raggiungere la zona di salita e discesa. Per tale motivo è necessario moderare la velocità, mantenere una distanza di sicurezza adeguata ed essere pronti a fermarsi se necessario, evitando di creare intralcio al tram. Inoltre, la presenza dei binari può ridurre l'aderenza in frenata, richiedendo una condotta ancora più prudente. La patente di categoria B, con codice armonizzato 96, consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non leggero, oltre 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 kg. Vero. Il codice armonizzato 96 riportato sulla patente di categoria B estende la possibilità di traino quando il rimorchio è non leggero, cioè con massa massima autorizzata superiore a 750 kg. In questo caso, la guida è consentita a condizione che la massa massima autorizzata del complesso, somma di motrice e rimorchio, non superi 4.250 kg. Quando la massa massima autorizzata del complesso supera tale limite, per trainare è necessario conseguire una categoria di patente diversa, in particolare la categoria B e. Il segnale raffigurato preannuncia un sottopassaggio pedonale. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia un restringimento della carreggiata sul lato sinistro, con possibile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto. In presenza di tale segnalazione è necessario moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi per consentire il passaggio in sicurezza, soprattutto quando un veicolo ha già impegnato il tratto ristretto. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione.
vero, Il carico deve essere disposto e fissato in modo stabile, così da non cadere e non disperdersi durante la marcia, le frenate o le curve. Questa regola tutela la sicurezza perché la caduta di materiali può creare pericolo immediato per chi segue e può causare ostacoli sulla carreggiata. La sistemazione corretta del carico richiede anche che non siano compromesse la stabilità del veicolo, la visibilità del conducente, la libertà di movimento alla guida e che non vengano coperti dispositivi di illuminazione, segnalazioni e targhe. Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata diritta a destra per corsie destinate a chi deve proseguire diritto o a destra. vero, Le frecce direzionali sono segni di segnaletica orizzontale tracciati all'interno delle corsie, prima di un incrocio, per indicare al conducente le direzioni consentite e guidarlo nella scelta della corsia corretta. Quando la freccia è combinata diritta a destra, significa che quella corsia è destinata a chi intende proseguire diritto oppure svoltare a destra. Di conseguenza, il conducente deve preselezionare tale corsia se una delle due manovre corrisponde alla direzione che vuole seguire. Inoltre, il cambio di corsia è consentito finché le strisce di corsia sono discontinue, mentre diventa vincolante seguire la direzione indicata quando le strisce di corsia sono continue. Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida. vero, La distanza di sicurezza deve essere adattata alle caratteristiche del veicolo condotto perché cambiano lo spazio di arresto e, quindi, la capacità di fermarsi in tempo in caso di frenata improvvisa del veicolo che precede. In particolare, un veicolo più pesante o con diversa efficacia dell'impianto frenante e degli pneumatici può richiedere uno spazio maggiore per arrestarsi. Per questo la distanza va commisurata anche al tipo di veicolo guidato, oltre che alla velocità e alle condizioni della strada e del traffico. Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare alzato, per diminuire la fuoriuscita di sangue. falso, In caso di trauma della gabbia toracica, l'obiettivo principale è aiutare l'infortunato a respirare meglio e assisterlo fino all'arrivo dei soccorsi. Se la persona è cosciente, è opportuno mantenerla in posizione semiseduta, con il busto leggermente sollevato, e limitare i movimenti, perché ogni movimento può aumentare il dolore e rendere più difficile la respirazione. La posizione alzata non serve a ridurre la fuoriuscita di sangue. Inoltre, non bisogna cambiare o forzare la posizione se l'infortunato prova dolore intenso, respira con difficoltà oppure mostra segni di peggioramento, per esempio aumento dell'affanno, pallore, debolezza. In questi casi è preferibile mantenerlo il più fermo possibile e attendere i soccorsi. Se è presente una ferita visibile e profonda, è opportuno coprire e comprimere con un panno pulito, continuando l'assistenza, ed evitare di far bere o mangiare l'infortunato. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si spegne il motore in caso di arresto prolungato. vero, Durante un arresto prolungato, il motore acceso al minimo continua a consumare carburante e a emettere gas di scarico. Spegnere il motore, quando la sosta forzata è lunga e le condizioni lo consentono, riduce le emissioni inquinanti e limita anche il consumo di carburante. È consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se regolate dai semafori. vero, Il sorpasso in generale è vietato in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni perché aumenta il rischio di conflitti con i veicoli che si immettono o svoltano. Quando però l'intersezione è regolata da semafori oppure da agenti del traffico, la circolazione è organizzata in modo da ridurre le interferenze tra i flussi. Per questo motivo il sorpasso è consentito, purché la manovra avvenga con piena visibilità e senza violare altri divieti. Per esempio superare la linea continua o effettuare un sorpasso in condizioni di sicurezza non adeguate. Su discese molto ripide è bene viaggiare con il freno a mano inserito parzialmente. falso, Il freno a mano,
freno di stazionamento, è previsto per mantenere fermo il veicolo in sosta e, solo in casi particolari, per situazioni di emergenza. Non deve essere usato come frenatura di servizio durante la marcia. Su discese molto ripide, la condotta corretta consiste nell'inserire una marcia bassa per sfruttare l'azione frenante del motore e, se necessario, utilizzare il freno principale in modo controllato. L'uso prolungato dei freni può provocare surriscaldamento e riduzione dell'efficienza frenante. Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello appendice. Vero. Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli a braccia, cioè ai veicoli spinti o trainati manualmente, per esempio i carretti a mano. Di conseguenza, il divieto non riguarda i veicoli a motore e non esclude il passaggio delle autovetture. Inoltre, l'autovettura che traina un carrello appendice può transitare perché il carrello appendice è considerato parte integrante del veicolo trainante e in ogni caso, il segnale vieta esclusivamente i veicoli mossi a braccia. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A transita per primo. Falso. Nell'incrocio rappresentato, il tram T transita per primo perché i veicoli su rotaie hanno priorità nell'attraversamento dell'intersezione in assenza di diversa regolazione. Dopo il passaggio del tram, transita il veicolo A. Il veicolo S attraversa per ultimo, dovendo attendere che il tram e poi il veicolo A abbiano liberato l'incrocio. L'ordine di transito corretto è quindi T-A-S. Se si guida un motociclo senza guanti, si può intervenire più rapidamente sui comandi. Falso. I guanti da motociclista sono progettati per garantire una sensibilità adeguata e una presa più sicura su manopole, leva del freno e leva della frizione. Inoltre proteggono la mano in caso di caduta e riducono gli effetti di freddo, sudore e vibrazioni, fattori che possono diminuire la precisione nei movimenti. Di conseguenza, guidare senza guanti non rende più rapida l'azione sui comandi e può peggiorare il controllo. Grazie per aver guardato. Scrivete nei commenti il vostro punteggio e la domanda che vi ha messo più in difficoltà. Se volete migliorare più in fretta, rivedete il video e provate a rifare le domande. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e condividetelo con un amico che sta preparando per l'esame. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!